EICMA 2023, le moto di cui parliamo in questo video sono le sportive di piccola media cilindrata carenate. Sì, perché sembra essere davvero rinato il fenomeno delle piccole sportive. Mi piace partire da qua. HRD White Horse 125, carenata, telaio traliccio, motore Tau. Chi ha la mia età insomma capirà di cosa stiamo parlando, una moto per cui i ragazzi di 16 anni impazzivano. Era il momento delle sportive carenate, tutti ne volevano uno, c'era l'RD 350 per esempio, e anch'io ho una piccola storia da raccontare perché la mia seconda moto fu una VF 500 carenata F2, motore 4 cilindri a V, dei 90 gradi, bialbero, 70 cavalli. Io con quella moto facevo delle grandissime pieghe e poi andavo anche a farci dei viaggetti. Insomma, questo è un po' il tema che mi sembra emergere qui da EICMA 2023, sportive carenate di media cilindrata, magari stradali, quindi non così impiccate per andare in pista, ma comunque confortevoli anche per girare su strada. Ce ne sono davvero tante, andiamo a vederle una per una in questa piccola rassegna. Se ne dimentico qualcuna, qua sotto nei commenti, sicuramente ricordatemela che ne parliamo. Ovviamente non parlo di tutte le sportive, ma delle novità. Partiamo dall'HRD che è stata veramente un sogno. Stand Aprilia Padiglione 9, se venite all'EICMA è il primo che trovate entrando dalla metropolitana. Vale la pena di venirci perché ovviamente oltre all'RSV 4100, oltre all'RS 660 che è stata quella che un po' ha rilanciato questo segmento delle sportivette carenate di media cilindrata, c'è la nuova star che è la 457. Motore bicilindrico, fasatura a 270 gradi, 48 cavalli, 175 kg in ordine di marcia per il massimo rapporto peso-potenza che possono avere le moto con patente A2. È una Aprilia a tutti gli effetti, il telaio è d'alluminio, quindi una sciccheria per questo segmento. Il forcellone però è in acciaio, le linee come potete vedere ricordano quelle della RS 660, c'è tutta l'elettronica Aprilia, quindi controllo di trazione, launch control, cambio elettronico, insomma è una Aprilia veramente a tutti gli effetti, e per Aprilia è perfetto anello di congiunzione tra la 125 e la 660, la moto che verrà venduta in tutto il mondo, paesi emergenti ma qui con le patenti A2. Grazie, a dopo! Ten Kawasaki, padiglione 11, attaccato al 9, non dovete neanche fare prendere tanto freddo perché sono proprio collegati. Beh, qui di sportive carenati di media, piccola cilindrata ne trovate veramente quante ne volete. Qua di fianco a me la Ninja ZX 4R, ne abbiamo già provato, ne abbiamo già provato anche a Calafat, 80 cavalli con remera in pressione. Vi metto qua sopra la prova, non vado oltre per non dilungarmi troppo, però il telaio in acciaio, sospensioni da vera superbike, quindi regolabili, doppio disco anteriore, pinze, freno radiali, insomma qui c'è davvero tutto quello che serve per fare una piccola vera moto da corsa con cui Kawasaki farà anche un trofeo in Italia, quindi se vi interessa iscrivetevi. Alle mie spalle la Ninja ZX-IR, il ritorno del mitico 636, rimanendo nelle piccole cilindrate invece parliamo della Kawasaki Ninja 500, magari un po' meno sofisticata della ZX4R, ma comunque rappresenta la crescita della piccola Ninja da che Kawasaki esiste praticamente, perché ha sempre creduto Kawasaki nelle piccole cilindrate carenate, è una delle prime a averle portate in Italia, non ha mai mollato dalla Ninja 250, poi è diventata 300, poi è diventata 400 e infine 500. Qua siamo a 45 cavalli per il suo bicilindrico in linea da 451 cm3, il cruscotto è digitale, insomma una moto un pochino più semplice rispetto alla ZX4R, ma comunque adatta a iniziare a fare due belle pieghe e perché no andarsi a divertire magari anche con qualche tornettino in pista. Stand Kawasaki, padiglione 11. Rimanete nello Stand Kawasaki perché se vi piacciono i semimanubri ma volete pensare al futuro, beh allora avete trovato quello che fa per voi. Ninja 7 Hybrid, qui parliamo di una sportiva con i semimanubri carenata, certo, il motore è sempre termico, è quello della Ninja 500, quindi bicilindrico 451 cavalli, ma in più c'è un modulo elettrico da 9 kW per un totale di circa 60 cavalli. Una moto che secondo Kawasaki accelera come un 1000, ma è compatta e leggera praticamente come un 600. È la prima vera moto ibrida sul mercato. Qui non parliamo più di motore ma parliamo di power unit, c'è una batteria, c'è un serbatoio con la benzina, si può andare in città in modalità completamente elettrica, non c'è la frizione, insomma è una moto davvero che pensa al futuro ma comunque resta con il semimanubrio e una semicarenata, quindi noi la vogliamo inserire nella nostra rassegna. Rapidissimo passaggio allo stand Fantic, padiglione 15, comunque passateci perché in Fantic c'è sempre tanta bella roba da vedere.
Qui abbiamo l'Imola Concept, è un concept, come potete vedere, telaio a traliccio e piastre d'alluminio. Il motore adesso è un 125, il Minarelli, ma la notizia è che Fantic sta lavorando a un suo motore di media cilindrata per le patenti A2, quindi potenza 48 cavalli, come stiamo parlando, che verrà montato su questa moto, su cui si potrà poi andare a fare un trofeo monomarca e perché no correre anche nel campionato Supersport. Quindi adesso stiamo parlando solo di un concept comunque molto bello, ma anche Fantic sbarcherà nel segmento delle medie cilindrate con le carene e i semimanubri, e lo farà alla sua maniera con tanta voglia di correre. Del resto corre in Moto2, quindi non vedo perché non dovrebbe anche andare in quella direzione. Stand Fantic, padiglione 15. Padiglione 22, stand Benelli, siamo passati ai padiglioni diciamo dispari 22-24, anche qui fioccano le sportivette di media cilindrata con carena e semimanubri. L'ammiraglia della Benelli in questo segmento si chiama T5 o comunque Tornado 500, ritorna il nome Tornado che gli appassionati del marchio di Pesaro ricorderanno sicuramente. È l'ammiraglia perché comunque la dotazione è abbastanza interessante, il motore, il punto di partenza è lo stesso della TRK 502, quindi bicilindrico, fronte marcia da 48 cavalli, 46 Nm di coppia, ma qui c'è tanta anche roba buona, la forcella Marzocchi regolabile nel precarico e nell'idraulica, il monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell'idraulica, freni Brembo, pompa radiale, pneumatici Pirelli, strumentazione digitale connessa, insomma c'è davvero tutto quello che serve per essere una piccola ammiraglia del segmento. Ma allo stand Benelli le sportive non sono finite qua. Siamo sempre allo stand Benelli, qui parliamo di una Tornado un pochino più piccola, T4 sulle carene, sta a indicare un po' la cilindrata, Tornado 400, motore bicilindrico in linea per lei, sempre 48 cavalli. Vi chiederete come mai fare due Tornado così vicine nelle cilindrate? Beh, qui è tutto un pochino più compatto, la strumentazione è più piccola, la moto è più compatta, la forcella non è regolabile, quindi le sospensioni sono più semplici, le pinze sono Nissin assiali, quindi è tutto un pochino più semplice, anche se la potenza rimane, come dicevo, 48 cavalli. Il colpo da maestro di Benelli è stato fare il monobraccio posteriore, che davvero fa una gran scena. Uno step sotto, esattamente a fianco della 400, la T3, quindi avete capito la cilindrata in questo caso è 300 cm3. Il motore è il nuovo bicilindrico 300 di Benelli che andrà a equipaggiare un po' di modelli, è figlio della Benelli 302, tanto per capirci. Anche qui dimensioni compatte, le sospensioni non regolabili tranne la forcella che ha la regolazione del freno in estensione. Le pinze sono marchiate Benelli, insomma c'è tutto un pochino più semplice, la potenza di 35 cavalli e la coppia di 27 Nm. È la sportiva diciamo più piccola dopo il 125, quindi la sportiva più compatta di casa Benelli. Sempre padiglione 22, Stan Cove. Beh, sapete che lo scorso anno il costruttore cinese ha fatto davvero tanto parlare di sé per le sue enduro, ve le ha ancora raccontate Federico nel suo specialino, ma qui siamo nel mio mondo, quello delle sportive carenate di piccola cilindrata. Beh, se siete appassionati di motori 4 cilindri di piccola cilindrata non c'è solo la Ninja ZX4R, perché c'è anche la Cove 450 RR, un piccolo gioiellino, motore 4 cilindri in linea, 446 cm3, 70,7 cavalli, 39 Nm di coppia, tanta tecnologia anche addosso perché le sospensioni sono Kayaba, completamente regolabili, c'è addirittura l'ammortizzatore di sterzo. Siamo secondo me un filo sotto a livello di tecnologia rispetto alla Kawasaki, perché per esempio non c'è il leveraggio progressivo, però devo dire che alla fine addosso a questa Cove c'è davvero tanta roba buona. I prezzi ancora non sono stati dichiarati, però di sicuro è una protagonista nel segmento delle piccole cilindrate con carena e semi manubri. Andiamo avanti. Restiamo allo Stan Cove e questo serve per farvi capire quali sono le reali intenzioni di questo brand che l'anno scorso, come sapete, ha fatto la Dakar e l'ha chiusa con 3 moto su 3. Sconosciuti ma veramente, perdonatemi il termine, cazzuti. 321 RR, bicilindrico 364 cm3, potenza non dichiarata, però la componentistica lo si vede, tutto di super livello, forcella con riporto DLC, pinza Brembo, ma la cosa bella è, se venite intorno alla moto, il monobraccio posteriore e questo scorcio che la fa sembrare tanto una piccola RC30. Insomma, devo dire che Cove sta facendo veramente sul serio. Andiamo avanti. Allo stand Yamaha davvero non si poteva non passare se vogliamo parlare di sportive con semimanubri e carene, anche di media e piccola cilindrata.
E mentre tutti si aspettavano l'R9 col motore 3 cilindri della MT-09, Yamaha cosa ti fa? La XSR 900 GP, ovvero un omaggio alle moto che con Yamaha correvano il mondiale GP. Se vedete la carena, insomma, sembra quelle delle Yamaha Marlboro 500, fantastica. La base tecnica comunque è quella dell'MT-09, quindi telaio d'alluminio, forcellone d'alluminio, motore 3 cilindri da 119 cavalli, sospensioni regolabili. I semimanubri ci sono, la carena non è completa, ma c'è un kit alle mie spalle con cui si può fare una carena completa. È un'interpretazione della sportiva con i semimanubri molto originale, e a vedere da quanta gente gli gira intorno qui allo stand Yamaha, devo dire anche evidentemente molto interessante. Vedremo come andrà sul mercato. Stand CF Moto, qui non ci sono novità particolari, anzi no, ce n'è una molto importante, ma non riguarda una moto intera, adesso poi ve la faccio vedere, però non possiamo non citare la 450 SR. La moto l'ho già provata in Turchia, pioveva anche di brutto, qua sopra vi lascio il video per se volete approfondire. Comunque bicilindrico, fasatura 270 gradi, telaio a traliccio, sospensioni regolabili, almeno il monoamortizzatore perché la forcella non è, strumentazione connessa digitale, insomma c'è tutto quello che serve per una moto sportivetta moderna. E il motore vi dico anche che va molto bene, 450 SR, il padiglione è il 24, lo stand è quello di CF Moto. Non approfondisco oltre perché tanto la moto l'abbiamo già provata, qua sopra trovate la prova completa. Ma adesso andiamo a vedere anche una novità che CF Moto ci porterà nei prossimi anni. Beh, la novità la vedete qui alle mie spalle, commentata in francese dai miei colleghi, il motore 3 cilindri 675 cc, praticamente andiamo a vedere molto simile a quello che fece Triumph in passato. La cilindrata esatta è 675 cm3, la potenza dichiarata è più di 100 cavalli e il peso meno di 55 kg, quindi una motorizzazione davvero interessante che andrà a equipaggiare una moto l'anno prossimo. Sicuramente potrà essere una naked di sicuro, ma anche probabilmente una sportiva con i semimanubri come noi siamo ormai abituati a vedere in questo servizio. Motore CF Moto 3 cilindri, insomma, dopo aver fatto i motori per KTM, CF Moto adesso vuole fare da sola e sta andando avanti con i suoi piedi, diciamo, per le sue gambe, e lo stand insomma spiega anche dove stanno arrivando. Stand Motomorini, qui c'è uno dei progetti che secondo me è più interessante qui da vedere in fiera. Parto dal motore, là dietro bicilindrico VD90, albero controrotante, carter secco, insomma di tecnologia qui dentro ce n'è tanta, e dimostra il fatto che Morini voglia un po' uscire dalle sabbie mobili dei marchi, chiamiamoli così, low cost. Lo fa con il bicilindrico V2 da 87 montato sulla Escape e sulla Milano, ma soprattutto con questa piattaforma che non è definitiva, arriverà nel 2025, ma intanto potete vedere la moto qui alle mie spalle, praticamente già quasi pronta. Telaio Omega d'alluminio, l'airbox dentro, sospensioni regolabili, pinze radiali Brembo, stilema, pompa radiale Brembo, monoammortizzatore con leveraggio progressivo. È un motore che è capace di fare 96 cavalli, quindi è al limite della patente A2 per essere depotenziato, per essere patente A2, e per una velocità superiore ai 210 km all'ora e un peso in ordine di marcia inferiore ai 200 kg. Si chiama Corsaro Sport, secondo me è uno dei progetti da tenere d'occhio per chi ama questo genere di moto, quindi semimanubri e carene. Corsaro Sport probabilmente la vedremo l'anno prossimo in versione definitiva. Andiamo avanti e finiamo lo giro. Beh, sicuramente era nell'area che la piattaforma Suzuki col motore bicilindrico da 776 cm3 arrivasse anche a una moto sportiva. Eccola qua, GSX 8R, la sorella sportiva carenata della GSX 8S, il motore in comune con Gustrom 800 e Naked, la potenza di 83 cavalli, tutto il bouquet elettronico che vogliamo desiderare, quindi 3 mappature, controllo di trazione, ABS, cambio elettronico, insomma c'è tutto quello che serve per una piccola sportiva, solo che qui ci sono la carena e i semimanubri. Soprattutto è interessante il prezzo perché si ferma a 9.700 euro. Pinze 4 pistoncini missing, forcella Kayaba regolabile, insomma la moto è abbastanza completa e sicuramente, visto quello che è riuscita a fare Suzuki ultimamente con questa piattaforma, sarà anche molto competitiva in questo segmento. Non vediamo l'ora di provarla. Stand Honda, padiglione 13, e se vogliamo parlare di sportive di media cilindrata carenate, beh, non possiamo che passare di qua, passateci per forza, perché c'è il grande ritorno CBR 600 RR, tutta rivista, la struttura di base è rimasta la stessa, l'unica cosa che un po' fa segnare l'età del progetto è lo scarico sotto la sella, ma il resto è davvero tutto nuovo, il motore è stato aggiornato, è omologata, si può circolare per strada, Euro 5+, quindi è omologata con l'ultima normativa di omologazione.
La linea, come potete vedere, è molto simile a quella che ha fatto un po' impazzire tutti della CBR 1000 RR Fireblade. Ovviamente anche l'aggiornamento è dovuto all'elettronica, arriva il controllo di trazione selezionabile, il cruscotto digitale connesso, le mappature motore, insomma c'è tutto quello che serve per andare forte su strada e in pista. 121 cavalli per il suo motore, e la cosa importante da segnalare è che c'è un kit HRC Racing per correre che comprende radiatore maggiorato, preparazione motore, sospensioni, tutto quello che serve per poi andare a farci la Super Sport. È un grandissimo ritorno perché le super sportive di media cilindrata erano state caratterizzate per 1000 anni da Yamaha R6 e CBR 1000 e CBR 600 RR, e adesso è tornata, è omologata, insomma si può comprare, fantastico. Ma nello stand Honda non c'è solo lei, ci sono anche altre novità, sempre con la carena e i semimanubri. Sempre stand Honda, sempre 4 cilindri, per capire quanto il costruttore nipponico creda ancora in questa motorizzazione anche per le medie cilindrate. Ormai è davvero una rarità. Si scende un pochino di livello di sportività più che altro e si arriva alla CBR 650R. La moto esisteva già, l'abbiamo anche già provata, c'ho qua la prova sul nostro canale, ve la metto qua sopra. Non è una prova recentissima, ma la moto non era stata cambiata. Qui abbiamo delle novità perché cambia la carenatura, cambia la strumentazione, che adesso è anche connessa ovviamente, ma soprattutto al motore 4 cilindri in linea da 650 cm3 e 95 cavalli, quindi depotenziabile anche per patente A2, è stata aggiunta la frizione e-clutch Honda, una frizione servo assistita che consente anche di non essere tirata durante i cambi marcia. Quindi molto interessante perché Honda sta mettendo anche tecnologia nelle medie cilindrate. Ancora un pochino più piccolina la CB500R, motore bicilindrico da 48 cavalli, lo sapete, è la moto col tetto massimo per la patente A2. La novità è soprattutto nella strumentazione e nel design, che si ispira anch'esso alla CBR 1000 RR Fireblade. Porsche Brivido 525 RR. Beh, sicuramente non poteva mancare il volitivo marchio di lusso del gruppo Loncin in questa carrellata di moto sportive di media cilindrata con carena e semimanubri, perché come sapete sta facendo davvero un gran lavoro, sta proponendo davvero grandissimi modelli. Parliamo di una moto A2, 494 cm3, il suo motore bicilindrico, 48 cavalli, quindi moto per patente A2, 172 kg a secco, forcella non regolabile, però pinza Brembo, telaio d'acciaio, insomma un contenuto diciamo di media gamma per questo segmento che si sta crescendo continuamente. Proseguiamo il nostro giro che è quasi terminato. Bene, volevo chiudere qui la mia carrellata sulle moto sportive di piccola media cilindrata con la Panigale V4 SP2 anniversario, 30° anniversario, celebra i 30 anni della 916, livrea speciale per lei, 44.000 euro, una moto che diciamo c'entra poco con quelle che vi ho presentato fino adesso, o meglio c'entra e come, perché chi compra quel tipo di moto lì vuole poi magari un domani ambisce ad comprarsene una di queste, anche se appunto per prendere una di queste ce ne vogliono 4 di quelle che vi ho fatto vedere fino adesso. La base è la V4 SP, il prezzo ve l'ho detto è 44.000 euro, celebra i 30 anni della 916, edizione limitata. Se vi interessa affrettatevi perché gli dicono che sta già andando esaurita, forse è già stata esaurita del tutto. La mia carrellata finisce qua, di moto sportive con carena semimanubri qui a EICMA, media cilindrata piccola, insomma è un segmento che si sta evolvendo in modo rapidissimo. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se ho dimenticato qualche cosa qua sotto nei commenti, qual è la vostra preferita, parliamone, iscrivetevi ai nostri social e noi ci vediamo al prossimo video ancora qui da EICMA. Ciao!